Un uomo vomitava affacciato al parapetto della nave. Pulendosi la bocca biascicò un'imprecazione in ceco. Era nato vicino Paraga. Era in viaggio con la sua famiglia a bordo della SS Seal, un grande transatlantico. Una traversata infernale, 9 giorni di tempeste e mare mosso, da Brema a Hoboken, New Jersey. L'uomo non avrebbe mai pensato di vedere il nuovo mondo, ma aveva ricevuto un'offerta che non poteva rifiutare e soprattutto una missione apparentemente impossibile. Era il 1892, il compositore Antonín Dvořák guardò distrattamente verso ovest e in lontananza comparve nella nebbia la libertà che illumina il mondo. La sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo inizia con una lunga burrascosa introduzione. In questa cupa atmosfera si agita qualcosa. È l'ombra di un tema, accennato da corni e violoncelli. Dopo un faticoso crescendo, quest'ombra oscura emerge alla luce. È il primo tema della sinfonia. L'oboe lo ripete in maniera ancora più decisa. Questo slancio dell'oboe dà coraggio all'intera orchestra, che lentamente si risveglia, cresce, fino a esplodere, ribadendo il tema in tutta la sua potenza. Sembra lo squillo di una carica militare, sembra di vedere i soldati dell'Unione a cavallo mentre sbaragliano l'esercito confederato nella battaglia di Gettysburg. Dvořák era stato invitato in America da Jeanette Turber, una ricca mecenate dell'upper class di Manhattan, per dirigere il National Conservatory of Music di New York, da lei appena fondato. Jeanette gli aveva offerto $15.000 l'anno, 25 volte in più di quanto Dvořák guadagnava al Conservatorio di Praga. Il compositore aveva 2 figli e non poteva rifiutare. La sua missione era fondare un idioma musicale tutto americano, comporre qualcosa che fosse genuinamente, profondamente americano. C'era solo un problema. Il Nuovo Mondo non aveva una tradizione musicale colta a cui attingere. Il primo movimento della nona è una forma sonata. Dopo l'eroismo del primo tema, ascoltiamo un misterioso tema modulante. Sembra di osservare i Pelle Rossa, che si muovono silenziosi tra gli alberi delle foreste della North Carolina. E infine compare il secondo tema, accennato delicatamente dal flauto. In questo tema ci sembra di sentire le caratteristiche di un canto afroamericano. Ricorda vagamente lo spiritual Swing Low, Sweet Chariot, scritto tanti anni prima in Oklahoma da uno schiavo liberato, Wallace Willis. Gli spiritual erano i canti religiosi degli schiavi afroamericani. Un giorno, per i corridoi del Conservatorio di New York, Dvořák udì risuonare una calda voce di baritono. Il compositore ne seguì istintivamente il suono. A cantare era un addetto alle pulizie, Henry Burleigh, un afroamericano cantante di spiritual. Henry studiava al conservatorio e si pagava gli studi pulendo i corridoi. Il direttore Dvořák non poteva non notarlo. L'afroamericano e il boemo divennero amici e Henry introdusse il compositore alla tradizione nera dello spiritual, a cui Dvořák si ispirò per molti dei suoi temi. Il 21 maggio 1893, sul New York Herald, il compositore pubblicò un articolo avveniristico: Il reale valore delle melodie nere. Nelle melodie dei neri d'America ho potuto ritrovare tutto ciò che serve a una grande e nobile scuola di musica.
Esse sanno essere tenere, appassionate, malinconiche, vigorose. Non vi è nulla in tutta la varietà del comporre che non possa essere detto con questi temi. Al principio del secondo movimento della Sinfonia dal Nuovo Mondo, su un soffice tappeto di archi che suonano con il sordino, si snoda un tema meraviglioso affidato al corno inglese. È una melodia che evoca i nativi americani. È basata sulla scala pentatonica, tipica di molte tradizioni popolari. In giugno Dvorak aveva fatto un viaggio in Iowa, aveva superato il Mississippi e si era stabilito a Spillville con alcuni amici cechi. Lì aveva ascoltato la musica dei nativi americani. Il suono del corno inglese rappresenta bene quello dei flauti indiani. Dvorak in quel periodo leggeva The Song of Hiawatha, un poemetto del 1855 di Henry Longfellow. Questo movimento è ispirato a un rito funebre indiano descritto nel poemetto. Nel finale sentiamo quasi lo spirito dell'eroina Minnehaha liberarsi in aria e ricongiungersi con la natura. Questo tema meraviglioso del secondo movimento è entrato nell'immaginario americano ed è stato da subito arrangiato in alcuni celebri spiritual. Lo stesso poemetto, The Song of Hiawatha, è stato di ispirazione anche per lo scherzo, il terzo movimento della sinfonia, in cui assistiamo a una danza nella foresta. L'incipit è una scherzosa citazione a un'altra famosa nona sinfonia. Se la riconoscete, scrivetemelo pure nei commenti. Anche questo terzo movimento lascerà un segno nella cultura americana. Confrontatelo con la colonna sonora della Minaccia Fantasma, scritta da John Williams circa 100 anni dopo. Siete delusi? Forse è solo perché non avete mai sentito la colonna sonora del film King Row del 1942. Il movimento finale della Sinfonia del Nuovo Mondo inizia con una serie di cupe arcate che si fanno sempre più incalzanti. Strano, mi sembra di averle già sentite. Il tema finale della sinfonia, L'asso nella manica di Dvorak, è un'eroica fanfara di trombe, il tema più americano mai stato scritto. Pensiamo ai piedi neri che cavalcano inseguendo i bisonti nelle sterminate praterie del Montana, o ai banditi del vecchio West che assaltano una diligenza. Alla prima della sinfonia, il 15 dicembre del 1893, nella Filarmonica di New York il pubblico iniziò ad applaudire prima della fine. Si alzarono tutti in piedi. Era stato un trionfo. Un compositore ceco aveva fatto l'impossibile. Aveva inventato la musica classica del Nuovo Mondo. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica e arte. Vi ricordo di supportarmi abbonandovi al canale o donando il link in descrizione. E se anche voi come me ritenete che questi siano definitivamente i migliori contenuti su YouTube Italia, e non solo, iscrivetevi e condividete. Siamo quasi a 10.000. Lo spirito di questo canale è rinnovare un sistema culturale ormai logoro, stantio, figlio di un'università allo sfacelo, in mano a sordidi burocrati. Fuggire da un paese in cui non troviamo posto e che in fondo non ci merita. Cavalchiamo liberi verso ovest,
alla conquista di una nuova frontiera.